Il racconto è, per me, un tentativo di comprensione della realtà e delle regole che non sono scritte e che vivono in maniera sottocutanea, che hanno più a che fare con il sentimento che con la logica e con la storia del diritto. È un tentativo proprio di prendere una visione del mondo, lasciandosi portare anche dalle linee guida che la storia può avere al proprio interno, lasciandosi sorprendere. E tutta questa grande introduzione che ho detto è per arrivare alla vera risposta. Il racconto è stato per me la grande continua elaborazione della mia angoscia, della mia ansia, del fatto che da palermitano e da siciliano sono un maschio cresciuto da donna, abituato al silenzio e quindi non a parlare. Nel racconto riuscivo in qualche modo, prima era più inconscia, era più conscia, a tirare fuori tutto quello che avevo dentro, di positivo e di negativo, per riuscire a elaborarlo. Quindi è una sorta di non elaborazione del lutto, ma semina del seme perché possa germogliare nella struttura finale del racconto, sia esso per il teatro, per la radio, per la pagina scritta. Una delle prime cose che ricordo della mia vita era la corsa di mia nonna per chiudere gli scuri perché traseva troppa luce nella casa e la luce poteva ferire gli occhi. Questo fa sì che in qualche modo lo sguardo sulla realtà diventi diagonale immediatamente, il che porta a vedere anche altri aspetti del reale, ma si ha una difficoltà per esempio a guardare diritto negli occhi per motivi che non siano quelli dell'agguato, della lite, del confronto, del paternalismo. Nella gara cucciava minchiacchio lunga dell'altro, che poi significa tendenzialmente confrontarsi direttamente con il padre, con la madre, con l'amante, con l'amico. Lo sguardo diagonale però fa sì che anziché guardare il tronco noi si vada a guardare le radici. Questo ha come conseguenza il gesto, che siccome non è verbale riesce a essere simbolico e ad arrivare a raccontare o a spiegare meglio di 1000 parole. Tant'è che una delle forme narrative per ridare senso alla perdita di senso della nostra realtà, che vedeva il mattatoio degli anni '80 e i bombardamenti del '92, fu quella del teatro, in cui il corpo inizia a raccontare, agisce e diventa vocabolario da utilizzare per riuscire a spiegare l'esistenza che viviamo. Analogamente l'urgenza del sentimento, anche l'ammiccare o la seduzione o semplicemente il volere dare un imperativo transitava dal linguaggio corporeo. Io non mi scantavo di mio padre, non avevo paura di mio padre quando faceva turilla, faceva confusione, ma quando mi guardava in silenzio. Perché in quel silenzio, in quello sguardo, c'erano infinite sfumature di senso. La prima volta che ho visto Palermo è stata a 17 anni. Dopo che ero stato in Inghilterra sono tornato cambiato, perché il mio occhio ha visto che Londra non aveva i resti dei bombardamenti, non aveva la munnizia buttata in mezzo alla strada o le siringhe appizzate alla corteccia degli alberi, non si sparava per la strada, non era normale, quello che per noi era diventato normale. Questo ha fatto sì che ci fosse un doppio binario, quello della lingua della culla che si sta perdendo, che è il dialetto, che è una fortissima strutturazione simbolica, tanto che da piccolini imparavamo a dire non mi piace Silvia, ma a me mi fa sangue Silvia, colpendo proprio col sangue tutto ciò che permette al cuore di muoversi, al cuore di pulsare, al desiderio di vibrare e alla mano di protrarsi per accarezzare. Questa città però era la città in cui a meglio parole chi da non si dice, quindi si sviluppava in questo vuoto di parola il linguaggio del non detto, dello sguardo, del corpo. L'esito naturale era quello che avveniva in famiglia, il teatro per ogni cosa.
Mia nonna che quando aveva mal di testa non diceva mal di testa, diceva stai morendo, stai morendo. In questo rilancio in cui tutto quanto si ingigantiva, che è l'ennesimo trucco che la città faceva. Si ingigantisce per non affrontare il problema. In tutto questo Palermo aveva ancora, prima di diventare fatalmente il parcheggio che è diventata, grandi sacche di resistenze umane. E tra queste c'era il fatto che è una città dove si giocava a pallone in mezzo alla strada. La piazza, la strada diventava un luogo di incontro sociale, ma non solo questo, diventava trasformazione della stessa, fino a diventare un luogo sentimentale. Tanto che si utilizzavano i cassonetti della munnizia come pali, trasfigurandoli e rendendoli nobili. E la piazza viveva della confusione che facevano i ragazzini, che la sentivano come propria. E poi si giocava a orari improbabilissimi, 2:30, 3 del pomeriggio, sotto un sole che colpiva e sferzava anche con crudeltà, ma noi picciriddi eravamo bellissimi, abbronzati, ce ne fottevamo e facevamo grandissimi gol all'incrocio dei pali della nostra immaginazione. Anche se poi finiva sempre allo stesso modo, o gol o rigore. E tutti dicevamo rigore, ma tiro io e pari tu. Grandi cose.